È un grande classico italiano che a tavola mette sempre tutti d'accordo. Sto parlando della pizza. Oggi la arricchiremo con burrata, pistacchi e mortadella. Iniziamo! Iniziamo dall'impasto. Mettiamo nella ciotola di una planetaria munita di gancio la farina. In questo caso è farina Manitoba. Poi unisco il lievito di birra disidratato. Nella dose di acqua sciolgo il sale e aggiungo anche l'olio. Aziono la macchina, unisco il contenuto del bicchiere a filo e attendo che tutti gli ingredienti si compattino. Come vedete, tutto l'impasto si è attorcigliato intorno al gancio staccandosi dalle pareti della ciotola, ovvero si è incordato. Quindi è pronto. Metto un goccio di olio extravergine sul piano di lavoro. E divido l'impasto in due parti uguali. Se volete essere molto precisi, pesatele. Ora formiamo una pallina con ogni pezzetto. Ecco le mie palline e le mie due ciotole. Metto all'interno dell'olio extravergine, proprio un goccio, così poi una volta che l'impasto sarà lievitato sarà anche più facile staccarlo dalla ciotola. Mettiamo all'interno le palline e poi le copriamo con la pellicola. E le lasciamo lievitare per un paio d'ore. Ed ecco i nostri due impasti lievitati. Prendiamo una teglia da forno e mettiamo sulla superficie un po' di olio extravergine di oliva. Ci ribaltiamo sopra un impasto. Diamo la forma sferica della pizza, magari lasciando anche un po' di cornicione. Perfetto, ora che è pronta la lascio lievitare per mezz'oretta nel forno spento. E adesso passiamo ai condimenti. Per prima cosa la burrata di Andria IGP del caseificio Montrone. Adesso la sfilacciamo. Per il pesto di pistacchi mettiamo in un piccolo cutter un quarto di spicchio d'aglio e le foglie di basilico che sono state precedentemente lavate e ben asciugate. Aggiungiamo anche i pistacchi che sono tostati ma non salati. Poi aggiungo il formaggio grattugiato, il pecorino grattugiato e l'olio extravergine di oliva. E adesso frulliamo. Eccolo qua. Io come vedete l'ho lasciato un po' più granuloso, un po' più rustico perché a me piace così, ma se lo volete più cremoso potete continuare a frullare. Il pesto è pronto. Come vedete io non ho aggiunto sale perché già i formaggi rendono questo pesto molto saporito. Comunque voi assaggiatelo. Le mie pizze sono lievitate e qui in mano ho una salamoia fatta da olio e acqua in uguale quantità. Vado a spennellare questa salamoia sulla mia pizza all'interno. Questo servirà a non farla diventare troppo croccante perché la cuocerò senza ingredienti. Gli ingredienti del condimento li metterò poi in uscita. Dopo aver messo la salamoia sulle mie pizze le porterò in forno a cuocere. Imposto il forno a 250 gradi e cuocio le pizze per circa 12 minuti. Ecco le mie pizze cotte, non mi resta che farcirle. Iniziamo con la mortadella. Proseguiamo con la burrata.
ultimo col pesto di pistacchi. Completiamo con un filo d'olio extravergine di oliva e un po' di granella di pistacchi. Ad una bella fetta di pizza fumante non dico mai di no. Che dite, vi ho messo fame?